Al Parco Scientifico e Tecnologico di Tortona si parla di risparmio energetico ed energy management per l'industria del settore plastico. Intervistiamo Giorgio Ramella, amministratore delegato di Proplasta, consorzio che unisce le imprese del mondo plastico. Dottor Ramella, ci racconti in breve chi è Proplasta e quali sono i servizi che offre alle aziende consorziate. Proplast è un consorzio di filiera che è privato e senza scopo di lucro, che è rappresentativo degli attori principali della filiera delle materie plastiche, vale a dire produttori di materia prima, produttori di attrezzature, progettisti di componenti in plastica, nonché trasformatori. Unisce praticamente tutta questa filiera sotto un unico ombrello, consentendo di fornire dei servizi a 360 gradi. È nato nel 1998 e conta oggi 215 soci con 2 sedi operative, una a Rivalta dove ci troviamo oggi che è sede di questo convegno e una ad Alessandria presso il Politecnico di Torino. Diciamo che Proplast si pone come un ponte tra l'università e le aziende, infatti annovera tra i propri soci anche 13 università da cui ricava sostanzialmente le expertise necessarie per tradurre poi questo know-how in fabbisogni più legati effettivamente alle imprese. Cosa fa Proplast? Proplast si occupa di ingegneria di prodotto, quindi della progettazione della componentistica in plastica, ingegneria di processo, quindi del modo di trasformare questi componenti ideati in un oggetto in plastica, e di ingegneria dei materiali, in quanto chiaramente il materiale e i suoi derivati sono fondamentali nella realizzazione dei componenti in materia plastica. Quindi, vista l'esperienza di Proplast nel mondo appunto delle aziende plastiche, ci racconti quali sono secondo lei le esigenze di queste aziende in ambito energetico? I materiali plastici richiedono per la loro trasformazione una quota molto consistente di energia. Uno dei principali problemi però è l'estrema diversificazione del settore delle materie plastiche, dove si producono da componenti estremamente specializzati, cosiddetti tecnici per applicazioni ad esempio medicali, piuttosto che nel settore dell'automotive o dell'aeronautica, a produzioni di larghissimo consumo, quali possono essere i componenti prodotti per l'imballaggio, soprattutto alimentare. A seconda ovviamente della tipologia di produzione che le aziende realizzano, le necessità energetiche sono diverse e diversificate. Di conseguenza, tanto per fare un esempio, per trasformare 1 kg di materia plastica possono volerci da 0,4 a 2 kW a seconda della tipologia di prodotto che stiamo realizzando. In funzione di questo, chiaramente in un mercato che è sempre più competitivo e selettivo, chi produce componenti in materia plastica è sostanzialmente obbligato a valutare attentamente tutti i costi, e fra questi il costo energetico è, fra i costi diretti, al di là del materiale, uno dei costi più importanti, sui quali quindi le aziende devono focalizzarsi per poter, gestire al meglio i costi di produzione. E secondo lei quindi queste aziende come potrebbero ottenere questi obiettivi di riduzione dei costi e di efficienza energetica? Ma le strade sono ovviamente molte, certamente, ed è un po' il tema principale della giornata odierna, i sistemi di generazione di energia più moderni e più efficienti, e anche sistemi di generazione energetica che in qualche modo sono premiati dalle normative europee e poi da quelle che ne derivano nazionali, dove chiaramente esistono possibilità di recupero, no, di parte dell'investimento, quindi perché si utilizzano energie di tipo green, di tipo rinnovabile, da fonti rinnovabili e così via. Altre modalità, ma certamente una delle principali può essere l'efficienza degli impianti in generale. Chiaramente, se si osserva, parlando dello stampaggio di iniezione, una macchina di iniezione moderna con azionamenti elettrici ha un consumo energetico a parità di prezzo prodotto talvolta pari a 1/3 o 1/4 rispetto a quello di una macchina analoga di 15-20 anni fa. Di conseguenza, l'aggiornamento tecnologico degli impianti è fondamentale.